Adesso la svestiamo, la facciamo diventare nuda. Ciao ragazzi, benvenuti a GP d'Italia, nuova gara importante, un posto fantastico, siamo pronti anche noi per presentare una moto nuova, ci stiamo preparando, voi l'avete già vista, sono un po' teso, si vede, sono agitato perché tutto deve ancora succedere, quindi sono un po' teso, ma sta andando tutto al meglio e dai che vi porto nel backstage. Qua stiamo coprendo tutto, è ancora tutto da posizionare, stiamo lavorando perché il posto è quello che abbiamo, quindi dobbiamo ancora sistemare tutto, pannelli, tutto, e sono le 9:06, però ce la facciamo. I ragazzi sono quasi pronti, la moto di Marco è pronta, speriamo che sia piaciuta, un po' che piaccia, quindi anche questo che mette un po' di tensione, vediamo. Speriamo. E qua arriviamo a quella di Leo, Erwan e Francesco la stanno finendo, c'è ancora da mettere cassa, filtro e tutto, e vi introduco una cosa diversa, una chicca di quando parliamo del Made in Pesaro, che è una cosa importante, e vi ho portato due chicche, due pezzi che vengono sono diversi pezzi, ma io ve ne ho portati un paio che vengono realizzati in casa, in TM, dove ci sono dei centri a controllo numerico enormi, vi dico solo che uno è 18 metri di lunghezza per dirvi, quindi tiene quasi tutta la parete di un capannone. I macchinari sono della Piacentina MCM, un'azienda che da sempre sostiene e supporta la TM in questo lavoro qua, e vi faccio vedere esempio piastra forcella. TM è una piastra forcella ricavata dal pieno, ma cosa vuol dire ricavata dal pieno? Vuol dire ricavata dal pieno, quindi ce l'abbiamo qua. Questo è un semilavorato, quindi potete vedere che deve essere ancora finta, quindi immaginate il blocco d'alluminio quanto può essere grande, viene preso in macchina e man mano viene lavorato. Qua si vedono i segni degli utensili, quindi questa è da dove parte la piastra di serie della TM, e qua è dove arriviamo. Da qua viene ancora anodizzata in modo che l'alluminio non si rovini, però questo è quando diciamo Made in Pesaro, è una cosa che non tutti possono dire di avere. Qua abbiamo un altro pezzo molto particolare che è dell'SMK, che esce di serie sull'SMK, il collettore di aspirazione. Anche questo immaginate che pezzo di alluminio, da che pezzo d'alluminio bisogna partire per arrivare al risultato finale che ce l'abbiamo qua, che è questo qua. Quindi ti ho detto, questi macchinari grossi di questa azienda piacentina MCM è impressionante. Non vorrei sbagliarmi, ma una macchina mi sembra che abbia dentro circa 1000 utensili per riuscire ad arrivare a questi pezzi qua. Poi questo pezzo qua è SMK, moto da gara e tutto. Sulle moto standard enduro usiamo un materiale meno pregiato, comunque vabbè, che è un materiale, un composito di gomma e quindi è più funzionale per noi e tutto. Quindi quando parliamo di Made in Pesaro, moto di cavallo quasi pronta, Tino all'opera, cambia i paramani, tanto qua siamo brillanti, quando c'hanno due righe cambiamo tutto. Adesso bisogna prendere altre due gambe, che c'è l'altro telo rosso uguale che va messo dall'altra parte, capito? Poi in mezzo ci mettiamo il carrello con la televisione sopra. Che ci siamo. Ok, posizioniamo le moto adesso. Ciao, siamo pronti? Grazie a tutti, grazie di essere qua, di essere intervenuti in tantissimi.
e siamo qua per qualcosa di speciale. L'ATM 2025. Beh, questo è un pezzo di storia straordinario. E adesso ecco voi le moto che avete visto nel video. Date ragazzi. Sono finito e non abbiamo ancora iniziato. Non ci siamo. Tosta, però bellissimo. It's really hot. Caldina oggi. No dai, sembra bello, lungo, però bello, disegnato bene. Speriamo non piova. Per adesso tutto positivo, dai. Io lo faccio con lo scooter. Solo che è un po' brutta da Sì, di là. Mi piacerebbe andare lì, ma non c'ho abbastanza palle, mi sa. Ci sei? Ma è facile da usare? È facile da usare? Media. Ma chi c'è dietro la telecamera? Facciamo così adesso, aspetta un attimo. Ciao, sono Tiziano di Rallypov e dopo 4 Dakar e qualche decina di migliaia di chilometri di deserto ho accettato di ritornare a correre una tappa di mondiale enduro. Ovviamente senza allenamento. L'obiettivo? Mostrare le differenze di velocità, ma anche di approccio mentale e fisico alla gara, tra un pro, tra un pilota ed un amatore. Ah sì, è facile. Com'è l'estrema Titti? Ma sì, bu. In un attimo è finita, sarà 2 minuti. Ma c'è differenza tra la Dakar e questo? No, la Dakar e questo siamo molto vicini, le velocità sono simili, peccato non sia limitata a 160 all'ora, ecco, perché sennò si poteva andare un pezzettino in più. Bocca al lupo, eh? Posso farti il dito medio o non si può? È censurato. Stai calmo, respira. Non è niente. È tagliato qua sull'anca e un taglio qua sul gomito. Adesso direttamente. Oh, fate la foto veloce! Commentino della giornata è diventato più difficile.
è iniziato bene, nel senso che la presentazione è andata bene, siamo contenti, è venuto come programmato, però purtroppo su proteste Alberto è caduto, ha picchiato un gomito, adesso con i dottori stiamo vedendo cosa potrebbe essere, e è caduto anche Matteo, però vabbè, per fortuna lui niente, ha girato un po' un ginocchio ma niente. L'unica nota positiva è quella di Macco che ha fatto terzo ed è stato veramente bravo, però vabbè, speriamo per la giornata di domani, però Lorenzo stasera mi ha veramente soddisfatto. Vediamo domani. Dei due, GP d'Italia, ieri siamo partiti col piede giusto, con Macorito ottimo tempo, cavallo e Gari due piccole cadute ma niente di preoccupante. GP d'Italia molto intenso e vediamo di fare un bel lavoro con queste nuove moto rosse e dai, ci siamo. Del primo italiano ieri sera classificato allo special test con il numero 95 Lorenzo Macorito. E con il numero 657 in sella all'ATM troviamo Tiziano Interno. Fai tanto l'arco stretto, vedi? Se trovi l'erbettina forse è meglio. Si può chiudere il mono? No, perché si scivola tanto, tipo in Francia, hai capito? Lavora bene di largo, stretto, hai capito, di traiettorie. Falla correre giù bene, poi mettiti sempre bene per andare via, hai capito? Perché devi avere bella trazione. Te sei capace qua, dai. Vai che c'è un pubblico della Madonna. Va benissimo, è una figata con tutta quella gente, dai. 0-3, così, ogni tanto entrare il pilota di Bordighera, Bordigotto. Lorenzo Macorito 658 e 68 Macelle Dondi. Siete tutti attaccati però. È pronto a entrare il pilota italo-americano, visto che adesso vive oltreoceano. Grande. Titoli mondiali. Alberto Ergari, buono, applauso, 7:01:11, gran tempo, con il 125 spettacolo, 11, aspetta l'arrivo degli avversari, Manuel Berzeroli, 7:01:79, applauso per i giovanissimi. Ma metti il folle. Ma perché? Dai calmo. Ma che due coglioni! Dai calmo, Alberto, non serve a niente. Albi, è quello. Prova a cambiare la candela.
Ma perché mi devono succedere quelle robe qua? Ma perché? Dai calmo. Testa, ora fai quello che devi fare. Cerca di stare calmo. Magliatelo sulle mani, fagli i guanti. No, no. Magliatagliela sulla mano, magliatagliela sulla mano. Non riesco a centrarlo. È andata l'acqua dentro il cilindro? No. Sì. No. Ma senti se brucia! Non ce la fai? Ma perché io mi devo giocare dei campionati per una candela? Oh, là. Lasciali tutto. Lascia lì. Dagli una bella botta quando sia metà, bella secca però, Dai. Vai. No, ma non partirà mai. Ma perché? Perché? Cosa ho fatto di male? Questa non andare lì. Hai capito qual è? Sì. L'ultimo gancetto prima di andare su l'hanno fatto un continuo. Non cercare di saltare. Idem la prima salita. Non cercare di saltare. Marco, io prima a metà ho messo la terza, ma non vai più su. Tieni la seconda. E centro salti sopra. Bene. Seconda salita, curvi. Poi guarda, un po' a sinistra e poi a destra, un po' più incisiva ma sono saliti. Terzo tempo, dai, uno. Dai, io buono che fatica. Manca ancora quanto? Quasi 2 giri. Giornata bella dura, sono caduto ieri prima del prologo e sono dilaniato, sto facendo fatica, ho già vomitato un paio di volte dallo sforzo, dal dolore, quindi proviamo a portarla a casa, ma dura.
Gira le palle. Gomma nuova dietro che l'ho un po' tritata e mousse balls nuove, ne avevo due, uno di qua e uno di là per far prima. Adesso sistemo un po' il manubrio che ho capotato ancora. Bravo! Guarda lì chi c'è. Un applauso al terzo classificato, il nostro Matteo Cavallo! Third place Matteo Cavallo! Quinta posizione per Matteo Cavallo! Una brava persona, guardi se ha voglia di lavorare, non l'unica cosa. Siamo qua per celebrare 20 anni di questo team che è nato per passione e poi è diventata l'attività principale. E allora per festeggiare questo appuntamento qua al Gran Premio d'Italia, Bettola, quarto round, chiamo colui che ha messo in piedi tutto questo. Facciamo un grosso applauso a Jarno Boano! Non sento, Jarno! 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 Sono 20 anni e quindi sai che fare questa cosa per me è una cosa fuori dal normale. Oh, e anche a rischio perché... Oh, gli tremano le mani. Guarda. Chiedo a mia moglie se mi sopporterà per altri 20 anni. Cerimonia vada. Accenti di sopportarmi per almeno altri 20 anni? Posso pensarci? No! Davanti a tutti così no! Come nei film! Vai! Non so senta, facelo di là con non abbiamo neanche quello delle nozze! Jarno! Con questo anello, però se non rompi i coglioni, altri 20 anni. Perché se sono come i primi 20 non ce la faccio più. Grazie! Allora viene consegnata una targa celebrativa. Un applauso a Davide Soretta che ha fatto la storia di questo team. E oggi il podio, uno dei pochi italiani sul podio con il suo tempo. Ha presentato la maglia azzurra. Grazie a tutti, allora siamo pronti a tagliare la torta. Percorre e realizzare un sogno. Ciao ragazzi, siamo la mattina di Day 2, ieri è stata una giornata discretamente positiva, purtroppo per Alberto c'è stato un problemino, nel senso che si è crepato un fusibile che fa partire la pompa della benzina dopo un cross test e non si riusciva a vedere sul momento e quindi ha dovuto fare uno zero, ma oggi è carico per ripartire. Sono cose che capitano, se non capitano è meglio, però è successo, io la metterei nella categoria sfighe. E grande risultato di Cavallo, molto bene, Lorenzo che ha fatto quarto, pochissimo dal podio, e anche Leo che ha fatto 2 giri al terzo posto, quindi sta crescendo anche lui. Ieri pomeriggio poi abbiamo guardato meteo per capire cos'era, davano pioggia, quindi abbiamo scelto di metterle soft con discretamente poche palline per giocare i jolly subito al primo giro, nel senso di tentare di essere subito veloci.
causa la pioggia che è caduta hanno modificato l'estrema, si farà il contrario con qualche taglio perché sennò diventa impossibile, e ci hanno comunicato adesso che stanno modificando anche il fettucciato perché ha tantissime contropendenze, e quindi per salvare la giornata da gara lo stanno modificando. L'estrema verrà provata e invece il cross sarà cronometrato subito, tanto è uguale per tutti, nessuno l'ha visto, quindi è uguale per tutti. Speriamo una buona giornata, ci sentiamo stasera. Con il numero 76, il vincitore del la valvola che stava andando e poi ha smesso di andare. Comunque è brutto il cross adesso. No, ma ho fatto un po' di video sull'erba, tiene da paura, sono andato sopra, fa 2 curve sopra. Se quando arrivi, quando esci dal chip, entra, passa davanti a tutti, battiti nel cazzo, hai capito? Se arrivi che c'è coda, a fine tirato ti do già gli occhiali e poi vai perché se prendi l'erba, io ho fatto 2 curve sull'erba, tiene, e ho fatto i video, poi te li faccio vedere. Cavallo, quanto ha fatto? Cavallo. Ha tirato la valvola e ha fatto un minuto in più. Puttana. Super tempo. 44 Verona. 44. Grande Leo. Che gas. Qua c'è Greco. Vai giù, ritorni su dall'albero, qua devi andare a sinistra, non dalla radice. Guarda. E nel canale devi andare lì. Ma dal segno? Sì, dal segno. Va, poi qui c'è la sponda, va, lì dove è lui e vai, perché lì sennò ti pianti un po'. Quindi non tagliare troppo, ha detto Samu, che Garcia è caduto. E le cross le fa tutti. C'è il grip.
Siamo alla fine del primo mezzo giro dopo Estrema che l'hanno provata enduro e scivola tantissimo. Sono andato a vedere il cross, ho provato a fare 2 curve di fianco, sull'erba tiene, ma dove non c'è l'erba è praticamente ghiaccio puro. Allora abbiamo valutato, contato quante palline avevano dentro per vedere, poi dipende dalla dimensione. Adesso stiamo andando via con 18, probabilmente Leo con 17, ma stiamo mettendo 2 fermacopertoni. Ma vediamo se Garcia e Verona rispondono. Ed eccolo qua, sfortunatissimo, era al comando del mondiale prima di ieri è stato costretto al ritiro. Facciamo un applauso di corosamente a Alberto Algari. Leo Leclerc chiude in quinta posizione, quinto tempo la classe 2. Avete visto la testa, si è girata già l'altra curva. Andiamo a vedere il tempo di Alberto Algari con la sua piccola 125 4:03.90 il primo, applauso. Essere arrivato quello della Hawaii, sai quello? Oh. Eccolo! Aloha! Finita la seconda giornata, oggi l'ho presa sul ridere perché la situazione era abbastanza drammatica, quindi come avete visto dal video condizioni proibitive al limite e dal mio punto di vista, e visto la mia completa mancanza di allenamento e di prospettive o di aspettative di classifica, l'ho presa proprio molto tranquilla. Non so come facciano i primi a fare quello che fanno nella linea, nel fettucciato, nell'estremo. Bravi loro. Amatore versus pro, vince il pro 10-0.
Oh! Podio! Va bene. No? Second place for Manuel Pezzeroli. La seconda estrema stavo facendo forte, sono caduto praticamente al contrario, la seconda salita, sai che saltavi giù dal muro, quel murettino lì, sono arrivato su, solo che mi ha scaldato un po' così, quando sono atterrato ho fatto così, da sopra, ho perso 4, 5. Mancato il secondo posto per mezzo secondo, però va bene, dai. Sì, c'è tempo, dietro di qualche punto, ma è ancora tutto da giocare. La matematica fino all'ultimo giorno non ci può dare torto o ragione, quindi per il momento ci abbiamo ragione sulla matematica. Poi l'enduro fino all'ultimo giorno che non metti la moto in parco chiuso, e c'è chi ha perso dei mondiali sul trasferimento dall'ultima speciale al parco chiuso, quindi ce la giocheremo tutta. Bravissimo Leo oggi, Gheccherè è stato quarto assoluto per più di metà gara, poi purtroppo non è allenato come sappiamo, e quindi adesso devono rifargli un tempo di un'estrema che c'è stato un problema, ma finirà intorno al quarto quinto. Ottimo anche Marco quinto, quindi Cavallo purtroppo c'è stato un problema tecnico alla prima speciale e ha perso più di un minuto e poi non è più riuscito a recuperare, quindi ha finito mi sembra decimo, qualcosa del genere, non ancora guardato. Sono appena arrivato perché ho aspettato il mio pilota, guarda, guarda se non sono bravo a correre lì dietro l'ultima speciale. Bravo.